Se vuoi capire bene la cultura italiana, devi imparare a capire come pensano le mamme italiane. E nel video di oggi vedremo tutte quelle regole create dalle mamme italiane. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale parlo di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti interessano tutti questi argomenti, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Oggi parliamo di mamme italiane e tutte quelle regole che hanno creato. Iniziamo subito dalla prima regola, che forse già conosci: il bagno dopo pranzo. Questa è una cosa davvero molto divertente, perché le mamme dicono sempre ai propri figli, quando sono al mare, di aspettare almeno 2 ore dopo aver mangiato qualcosa per fare il bagno nel mare. Questo per evitare una congestione. Beh, chiaramente se mangiamo tantissimo e ci immergiamo velocemente in acqua gelida, possiamo rischiare una congestione. Però non ci sono delle vere e proprie regole scientifiche precise sul tempo consigliato da aspettare prima di buttarsi in acqua dopo aver mangiato. Però le mamme italiane ci tengono davvero tanto a questo aspetto, quindi se tu mangi qualcosa a pranzo, anche in base a quello che hai mangiato, dovrai aspettare del tempo diverso. Se magari hai mangiato solo un panino, puoi aspettare forse 1 ora e mezza, 2 ore. Se hai mangiato di più, forse un piatto di pasta e poi il secondo, un dolce, forse devi aspettare anche 3 ore, perché il tempo della digestione è lungo. Questo sicuramente è molto divertente. Passiamo a un'altra regola molto importante delle mamme italiane: i capelli bagnati. Devi sapere che in Italia asciugarsi i capelli con un phon, con un asciugacapelli, è una cosa davvero molto comune, lo fanno tutti. Questo perché noi siamo traumatizzati dalle nostre mamme ad asciugare sempre i capelli. Questo per 2 motivi: perché se non asciughiamo i capelli e quindi usciamo di casa con i capelli bagnati, rischiamo o di ammalarci, prendere un raffreddore, eccetera, o anche di avere poi dei dolori al collo, alla cervicale, eccetera. Quindi per questo motivo in Italia uscire con i capelli bagnati, oltre ad essere un po' di cattivo gusto per gli italiani, è una cosa che proprio non si fa, perché rischiamo di stare male, di ammalarci. E quindi le mamme italiane, se ti vedono con i capelli bagnati, ti ricorderanno sempre di asciugarli. E in realtà il discorso dei capelli bagnati si collega anche ad un'altra regola delle mamme italiane: il famosissimo colpo d'aria. Il colpo d'aria va evitato a tutti i costi. Il colpo d'aria non è altro che questa, invenzione delle mamme, delle nonne italiane, che praticamente si basa sull'idea di prendere freddo. Cioè, per esempio, se tu esci di casa soltanto con una maglietta, senza giacca, e fuori fa un po' freddo, prenderai un colpo d'aria e questo ti porterà ad ammalarti, quindi a prendere un raffreddore, la febbre. Lo stesso vale per l'aria condizionata. Se stiamo tutto il giorno in un luogo con l'aria condizionata, dato che l'aria è fredda, prenderemo un colpo d'aria e quindi staremo male. Oppure, per esempio, se siamo sul divano con la finestra aperta e dalla finestra arriva molto vento freddo da fuori, ci potremmo ammalare perché stiamo prendendo un colpo d'aria. Quindi il colpo d'aria è quest'aria fredda che ti colpisce e ti fa ammalare. Scusate, lo trovo molto divertente, perché è davvero molto divertente, ma è una cosa così radicata nella cultura italiana che le persone ci credono davvero. Cioè, può sembrare molto strano, ma è una cosa veramente parte della cultura italiana. Mi fa ridere. Quindi, quando venite in Italia, mi raccomando, se fa freddo, indossate una giacca, indossate una sciarpa, un cappello, per evitare il colpo d'aria.
E per rimanere sempre in tema raffreddore, febbre, malattia, eccetera, c'è un'altra regola delle mamme italiane che dice di non camminare scalzi, cioè a piedi nudi, sul pavimento a casa d'inverno. Questo perché il pavimento è freddo, a meno che tu non abbia un riscaldamento a pavimento. E anche se queste regole sono un po' antiscientifiche, noi italiani ci crediamo così tanto che quando facciamo una di queste attività poi effettivamente ci ammaliamo. Quindi mi raccomando, mai contraddire una mamma su queste cose, perché le mamme hanno sempre ragione. Però se ti piace la cultura italiana e vuoi immergerti completamente nella cultura, nelle tradizioni del nostro paese, sicuramente il modo più facile per farlo è imparare bene l'italiano. Per questo motivo voglio consigliarti i nostri corsi Italiano Vero. Nei nostri corsi troverai lezioni di grammatica e vocabolario e tantissime attività per mettere in pratica quello che impari. Troverai anche lezioni di esposizione per esporti all'italiano attraverso letture, video, audio e tanto altro. E troverai anche lezioni di cultura per imparare ancora più cose sulla cultura italiana. Puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione o visitare il sito web www.teacherstefano.com/corsi e scegliere il corso più adatto al tuo livello. Fantastico, adesso torniamo al video e parliamo delle regole delle mamme sul cibo. Allora, in Italia abbiamo la pasta in bianco o anche il riso in bianco. La pasta in bianco non è altro che pasta cucinata che però poi non viene effettivamente condita. Può essere condita con un po' d'olio, forse con un po' di parmigiano e basta. La pasta in bianco è quel piatto che si mangia in Italia quando stiamo male. Se per esempio abbiamo la febbre, problemi di stomaco, la nausea, eccetera, in Italia mangiamo la pasta in bianco. E questa si può mangiare. Quando le mamme italiane vedono che stai male, ti proporranno subito la pasta in bianco. Forse poi magari anche un po' di frutta, però comunque la pasta in bianco, perché non è molto condita, quindi non va a creare ulteriori problemi allo stomaco se stiamo male con lo stomaco, e poi soprattutto è solida. Infatti quando stiamo male, soprattutto di stomaco, non mangiamo molto brodo, zuppe, eccetera. No. Preferiamo mangiare cose solide, o meglio, le mamme italiane ci prescrivono cose solide. E per finire, un'altra regola molto importante sul cibo è non mangiare prima di pranzo o prima di cena. Sai, tante volte, soprattutto durante degli eventi particolari, forse il pranzo della domenica o comunque una festa, un compleanno, un pranzo magari anche di Natale, di Capodanno, eccetera, sai, dove si mangia un po' di più, chiaramente, dato che vengono cucinate più cose, già da prima del pranzo, prima della cena, vediamo sul tavolo già delle preparazioni. E quindi generalmente cosa fanno i ragazzi? Vanno vicino al tavolo e iniziano a prendere un pezzo di formaggio, un pezzo di salame, un pezzo di pane, una patatina. Le mamme italiane si arrabbieranno molto e diranno: non mangiare adesso, altrimenti poi non mangi dopo. Questo per evitare che ci roviniamo l'appetito, ci guastiamo lo stomaco, perché se iniziamo a mangiare già da prima del pranzo e della cena perderemo l'appetito e quindi non mangeremo tutto quello che le mamme hanno preparato. E allora voglio sapere, che ne pensi di queste regole? Rispetto alle mamme nel tuo paese, sono uguali? Ci sono delle regole in comune? Parliamone nei commenti, perché sono davvero molto curioso. Sono sicuro che alcune regole sono internazionali, quindi voglio capire quali sono le regole che valgono per tutte le mamme nel mondo. In ogni caso, spero che questo video ti sia piaciuto e se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta davvero tanto a far crescere il canale. Lasciare mi piace per te è un piccolo gesto, ma per noi è molto importante, perché se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che
che questo video è buono e quindi YouTube lo consiglierà a tante altre persone. Così tanti altri studenti e studentesse come te potranno imparare l'italiano con noi. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!